Carissimi, benvenuti o ben ritornati in questo nuovo video. Io sono Gennaro del canale YouTube Smart Video Photography. Cosa ci fai con un Pinocchio? Bene, in questo video andremo a vedere una prima applicazione che trasformerà il vostro Android in una fotocamera vintage. Questa applicazione è disponibile anche per iOS, ma noi la andiamo a provare sul nostro vecchio S10. Ma prima di tutto iscrivetevi al canale, per cortesia, per favore ve lo chiedo in ginocchio, e azionate la campanella per ricevere notifiche dei video che posterò. Andiamo a vedere che cosa ha trovato Gennaro sul Google Store. Si tratta di Fimo, un'applicazione disponibile per iOS e Android, ma non la vedremo sull'S10, funziona molto bene, un po' costosina come ho detto all'interno del tutorial, costa in bene 39 euro all'anno oppure 104 euro una tantum. Mette a disposizione rullini o pellicole non ottiche, molto ben fatta, molto semplice da usare, quindi non c'è più niente da dire che andare a vedere la prova che ho eseguito per voi. Bene, non ci resta che andare su Google Store e andare a cercare Fimo. Io l'ho già cercata tante volte, quindi eccola qua. E andiamo a installarla. Prima di installarla diamo un'occhiata un attimino alle info. Perché? Perché vi voglio far vedere il costo di questa applicazione e dopo ne parleremo. Vedete che il costo non è tanto, diciamo, leggero. Si parte da pochi centesimi, poi non c'è scritto l'abbonamento annuale che costa, mi sembra 40 euro all'anno, e poi una tantum 104 euro, ma questo ovviamente è scelta, ok, ognuno di noi. Però c'è da dire questo, che è veramente una macchina fotografica analogica, perché utilizza i rullini veramente analogici, se vedete, con gli ISO diversi. Vi ricordate che quando si utilizzavano le macchine analogiche, non le digitali, non c'era la possibilità di cambiare gli ISO, quindi praticamente si cambiava il rullino a seconda delle condizioni di luce e ovviamente le condizioni di immagine che si voleva rappresentare. Quindi, detto questo, la scelta, ok, è soggettiva. Se uno lo vuole acquistare, l'acquista e non ve la prendete con Gennaro che costa tanto. Poi la prova gratuita c'è, non si capisce bene se possiamo usare tutti i rollini, se c'è un limite di foto. Comunque io ve la faccio vedere, poi ovviamente se volete acquistarla, a me personalmente non pare una applicazione malvagia, anche se nei commenti, se leggete sui commenti dell'applicazione, non sono tanto positivi, ma io per quello che l'ho usata mi sembra abbastanza carina. Un'altra cosa, bisogna avere internet per scaricare i rullini, poi non so se una volta scaricati si possono tenere, a me sembra di no, perché avendo portato fuori l'S10 senza connessione all'internet non c'erano più i rullini. Comunque andiamo ad aprire l'applicazione e diamo i permessi per poterla utilizzare. Ok, accettiamo. Eccola qua la nostra applicazioncina, diamo tutti i permessi che dobbiamo dare ed eccola qua, ok, non fate caso a quello che vedete. Adesso andiamo a vedere subito i rullini che sono qua dentro, ok? Eccoli qua, i rullini sono questi. Ovviamente ci sono tutti i film ed ecco qua l'acquisto che si può fare. Adesso ve lo farò vedere. Se vado su Pro, vedete, bisogna a dare l'accesso tramite Google. Vi volevo far vedere il prezzo. Eccolo qua. Allora diamo così senza acquistare, mi raccomando Gennaro, perché sennò facciamo il botto di Capodanno. Allora, e dunque il prezzo, ecco sotto, eccolo qua, vedete, questo è annuale e questo è per sempre. Io non acquisterò, vi faccio vedere come funziona. Ovviamente l'applicazione può essere utilizzata sia in verticale che in orizzontale. Adesso lo utilizzeremo in orizzontale, tanto vale la stessa cosa. Allora, notiamo subito qua un display molto carino, come si usava una volta nelle macchine analogiche che avevano già il display, e abbiamo qua tre tasti funzione. Il primo è lo zoom, il primo è il flash, vedete qua, cliccandolo, appare la scritta on del display, molto carina. Qui abbiamo la possibilità di avere
ovviamente la possibilità di andare in selfie, vedete qua appare proprio l'omino, ok, come cambiamo di nuovo appare la montagna, nel senso che è una cosa per fare panorami. Poi qui invece abbiamo la possibilità di cambiare il formato, vedete? Cioè il formato, scusate, la lente da grandangolo a zoom. Ok, questo mi sembra di sì, che sia la lente. La cosa carina che possiamo fare, no, questo non è la lente, ma è una specie di display. Questo qua non l'avevo visto, scusatemi, veramente tanto. E qui abbiamo lo zoom. Vediamo un po' cliccando qua cosa succede. Torna indietro. Ah, è un display diverso, ok. Forse è un mirino, vabbè, comunque ragazzi va bene così. Ecco, questo qua è lo zoom. Cosa carina, molto carina, abbiamo qua il timer per poter fare una foto. Se io vado, ok, così, poi vado a scattare, vedete che il timer si mette in azione e poi, vabbè, ovviamente devo dare i consensi e scatta la foto. Ve la faccio rivedere, vedete? Ok? Eccoli. Poi possiamo cambiare il rollino qua, però come vi ho detto non si possono fare tante foto perché ovviamente ogni volta che andate a fare foto e finite diciamo quelle che sono a disposizione o pagate o bisogna riscaricare tutto, diciamo disinstallare l'applicazione, almeno quello che ho potuto vedere, e andare di nuovo a scattare le foto. Ecco, qua troviamo le foto inerenti a questo rollino, ok, che io ho scattato. Non troviamo però delle, come dire, non troviamo delle dimostrazioni, ok, di queste foto. Possiamo, qua ci sono tutte le foto che ho scattato, eccole qua, tutte, con tutti i vari rollini, e questo invece è il film che sto usando. Qui possiamo andare a caricare un'immagine, ok, per poter poi elaborarla in maniera che metta questo filtro qua. Andiamo a prendere questa, ok, e metta questo filtro qua, quindi vabbè, qui la possiamo posizionare e poi l'elabora e praticamente ci mette, ok, questo filtro che abbiamo scelto. Quindi non è questa, scusatemi, questa qua, molto carina questa cosa perché possiamo andare a elaborare ovviamente qualsiasi foto. Poi vabbè, qua possiamo caricarla sempre lo stesso, andiamo indietro. Abbiamo delle opzioni qua, se andiamo in rollino fotografico, qua abbiamo delle opzioni. Abbiamo delle opzioni, vabbè, feedback, questo niente, non ci interessa niente. Selezionare tutto per poter ovviamente cancellare o scaricare o condividere, ok? Quindi facciamo così, non ci sono opzioni, ok? Non c'è un tasto di opzioni, non ci sono opzioni, diciamo, di questa fotocamera. È fatta così, vedete che appare, bello che appare proprio come si usava una volta il rollino. Io la trovo carina, ok? Molto carina. Adesso mi faccio un selfie con l'autoscatto alla facciazza vostra, metto così, faccio così, con le cuffie, vedete? Carino, dai ragazzi, molto carino. Secondo me è possibile utilizzarla. Ovviamente, ragazzi, il costo è quello che è. Una cosa interessante di questa applicazione sicuramente è la possibilità di esporre la nostra foto correttamente, quindi abbiamo anche una sorta di regolazione dell'esposizione. Come si fa? Si fa così, si va praticamente sull'immagine, adesso appena arriva il mouse, vedete che io vado qui e posso andare a regolare l'esposizione tramite questa barretta, mentre se clicco al centro ritorna in automatico. Vedete che
che si abbassa e si alza, quindi è una cosa molto molto carina, ok? Molto simpatica. E il buon Pinocchio se ne va, quindi finiamo dicendo che è un'applicazione abbastanza carina, anche se sul Google Store ci sono tanti commenti molto negativi. Ovviamente il costo è abbastanza elevato, perché sappiamo che abbonamento si sommano, normalmente diventano 200-300 euro. Però diciamo, ragazzi, se vogliamo utilizzare un'applicazione senza pubblicità, sappiamo che sono molto fastidiose e bisogna pagare qualcosa. Si può comprare una Tantum, 104 euro sono tante, oppure abbonarsi annualmente, questo sta un po' a noi. Secondo me non l'ho trovata malvagia, ma ne vedremo ancora altre due su questo canale e dedicate ad Android, quindi vi invito a condividere questo video con i vostri amici se possono interessare delle applicazioni di questo genere. E in ultimo, non in ultimo ovviamente, vi invito anche a iscrivervi al canale e azionare la campanella per i video che posterò in futuro, per avere le notifiche, queste famose notifiche. Quindi non mi resta che salutarvi e augurarvi una buona fotografia analogica col vostro smartphone preferito. Ciao, sono Gennaro, creatore di contenuti esclusivamente da dispositivi mobile. Sul mio canale YouTube Smart Video Photography potrai imparare a fotografare, girare video e montarli direttamente sul tuo dispositivo. Offro formazione anche online. Ti saluto e ti invito a seguirmi anche sul mio profilo Instagram. Ciao, a presto!